Le batterie a litio sono, diciamo, quelle utilizzate per i nostri camper, sono notoriamente le LiFo PO4, che sono batterie al ferrofosfato, sono batterie al ferrofosfato, come isolatori hanno, diciamo, questo tipo di sostanza. Sono batterie molto sicure, sono batterie che ormai hanno raggiunto livelli di sicurezza altissimi, quindi aver paura di montare un impianto a litio per aver paura delle batterie a litio ormai secondo me è un errore, anche perché le batterie a litio hanno dei sistemi che vengono integrati proprio nella batteria a volte, oppure vengono installati in sistemi più evoluti esternamente alla batteria e garantiscono la sicurezza della stessa. Questi dispositivi si chiamano BMS, sono Battery Monitor System. Che cosa significa? Praticamente è un sistema interno alla batteria o esterno, secondo come vuole essere installato, che la protegge da qualsiasi tipo di problematica conosciuta, quindi cortocircuiti, se non scariche troppo profonde, se non temperature troppo elevate o troppo basse, perché le litio hanno anche il problema delle temperature troppo basse. E sostanzialmente un impianto AGM o gel, comunque acido libero, comunque piombo, non possono essere sostituite nell'immediato con una batteria a litio. Per quale motivo? Perché la batteria a litio ha una resistenza interna bassissima e ha delle correnti in gioco che sono molto più alte della corrente che può erogare una GM o una gel. Per questo motivo va dimensionato l'impianto in funzione della batteria che andiamo ad installare. Dobbiamo sempre partire dal presupposto che una batteria a litio lavora in C1, sia in carica che in scarica. Le batterie al gel o AGM stanno tra il C10, quella più evoluta, e il C20, quella commerciale. Il C sta per il tempo, per le ore di scarica. Se una batteria è praticamente un C20 può erogare corrente per 20 ore, cioè va in scarica praticamente nelle 20 ore. Le litio può essere scaricata interamente in un'ora, quindi la corrente che eroga è praticamente il 100% della corrente che possiede. Stessa cosa però per la ricarica, quindi non è solo un vantaggio per quanto riguarda l'utilizzo della corrente, ma è un vantaggio per la ricarica della batteria, perché se ho una batteria al litio posso caricarla in brevissimo tempo. Però, ripeto, proprio per questa motivazione le correnti in gioco sono molte e quindi il pericolo della batteria al litio non è la batteria in sé, perché ormai con il ferro fosfato hanno fatto delle batterie sicurissime dove anche se viene perforata la batteria non si incendia. La pericolosità sta nell'impianto elettrico, quindi è consigliato sempre far fare gli impianti a un professionista o comunque farsi aiutare da un professionista per calcolare un attimino i carichi e il flusso di elettroni che girerà in quell'impianto. Una batteria, per dire, da 100 A al litio è l'equivalente di una batteria a 200 A AGM o piombo. Una batteria da 100 A al litio pesa 11 kg, una media, una batteria al gel da 100 A supera i 33 kg. Stiamo parlando di un terzo di peso. Per i nostri camper è importante perché avere il doppio della potenza nel un terzo di peso è tanta roba. Perché è l'equivalenza in questa maniera? Perché una batteria al litio io posso scaricarla al 100%, cioè io posso arrivare allo 0% della carica della batteria. Ovviamente, come tutte le batterie, meno la scarico e più dura. Però posso arrivare tranquillamente a un 10% senza nessun tipo di problema, mentre le batterie Gello AGM a scarica lenta comunque a un 50% dovrei interrompere. Il 50% di una batteria gel o AGM stiamo parlando dei 12 volts nominali. Quindi anche l'errore che tanti camperisti o tante persone fanno
di far arrivare la batteria sotto i 12 volts, praticamente stiamo già generando solfato di piombo, perché praticamente per una questione di chimica comincia a generare il solfato e va ad isolare praticamente la batteria delle piastre. Quindi realmente tra l'anno del catodo si comincia a formare un isolante che poi, un po' che ho detto in parole povere, fa in modo che la batteria cali drasticamente di prestazione. Ora l'impianto a litio è, diciamo che è solamente utilizzato per ora in maniera parziale da pochi utenti, però secondo me sarebbe un buon investimento comunque, anche se avere un impianto a litio significa avere tanta corrente a disposizione e quindi non tutti la utilizzano. Se uno ha un camper dove va in campeggio, prettamente in campeggio, non ha nessun tipo di inverter, non ha troppa elettricità che scorre nel suo camper, quindi diciamo che chi normalmente ci carica le batterie, chi normalmente usa l'impianto a 12 volts tradizionale con poche utenze, non ha bisogno di batterie a litio. Chi invece ha un camper dove ha molti correnti in gioco, quindi vuole usare un phon, vuole usare una macchinetta per il caffè espresso, vuole usare un forno a microonde, perché no? A quel punto, con un buon inverter, il flusso di elettroni diciamo, è abbastanza, quindi può essere utilizzato anche come un impianto di casa. Consideriamo che a grandi linee, adesso facendo una cosa spanna, un phon può anche arrivare ad assorbire 120-130 ampere a 12 volts. 120-130 ampere per poterli erogare da una batteria GM ne dovrei avere, senza rovinarla, ne dovrei avere almeno 500, cosa che ovviamente non è possibile avere 500 ampere al gello AGM a bordo del nostro mezzo, anche perché sarebbe metà gavone e un quintale e mezzo di peso. Mentre con le litio, una litio da 100 ampere può tranquillamente erogare 100 ampere. Una litio che pesa 11 kg, ha le dimensioni anche abbastanza più piccole di una 100 ampere normale, può erogare 100 ampere e, e può essere scaricata allo 0%. Quindi facciamo un po' di chiarezza per quanto riguarda la sicurezza delle batterie. Ribadisco che le batterie al litio sono sicure come le batterie a GM gel, perché non facciamo confusione con le batterie al ferro fosfato, le batterie che invece montano le case automobilistiche con i banchi batterie in serie dove le tensioni sono molto alte, ci sono proprio tipo di collegamenti diversi e soprattutto batterie differenti. Queste sono batterie studiate prettamente per i servizi o per ecco, accumuli di corrente a bassa tensione. Quindi in realtà la batteria al litio ferrofosfato è molto sicura. Le batterie AGM o gel vanno consigliate nel momento in cui con il camper io ci faccio solamente campeggio, allora non mi servono e praticamente non vado ad utilizzarle. L'impianto a litio può essere anche diciamo, installato da persone che non hanno proprio una grande competenza, però poi va sempre e comunque fatto controllare, perché per quanto riguarda i collegamenti, quando la corrente passa sui cavi, se il cavo non è di sezione idonea, tende a surriscaldarsi e poi potrebbe succedere il peggio. Ora, che dire, le batterie a litio, questo a grandi linee, perché poi ci sarebbe da parlare ore. Per quanto riguarda una differenza importante, la durata. Una batteria a litio ha una vita che potrebbe anche essere paragonata al nostro mezzo, perché va dai 2000 ai 5000 cicli. 5000 cicli di ricarica considera che sono tantissime, considerate, non è... Le batterie AGM vanno da 200-300 cicli a 500 cicli, ma quella proprio più evoluta e più di qualità e tenuta bene. Le batterie al litio, quella più economica, sta intorno ai 2000 cicli, quindi già parliamo di 4 volte una vita media, anche 5 volte una vita media di una GM o di una gel.
quindi pagarla 700 euro contro 200, a mio avviso già vale la pena, perché comunque la batteria da 200 euro Gello AGM probabilmente tra 5 anni o 6 anni la devo cambiare. La batteria al litio una volta presa e tenuta in maniera decente probabilmente mi seguirà per tutta la vita del mio camper. Detto questo, io vi saluto, arrivederci e al prossimo video.